Immagina di lanciare una moneta da 2 centesimi contro una banconota da 500 euro. E la moneta vince. Ogni singola volta che ci provi. Questo non è un trucco di magia, ma il più grande paradosso ingegneristico della nostra epoca. Da una parte hai un missile intercettore, un capolavoro di titanio e silicio da 4 milioni di dollari, capace di viaggiare a 6.000 km all'ora. Dall'altra parte hai un drone di plastica e legno che costa quanto un'utilitaria usata e vola alla velocità di un treno regionale. Eppure, la fisica sta dando ragione al pezzo di legno. Per capire perché questo accade, dobbiamo smontare la realtà. Questo è un missile intercettore moderno. Al suo interno c'è un processore digitale di segnale avanzato, sensori radar attivi, giroscopi laser e un motore a razzo a combustibile solido che brucia a 2000 gradi. È progettato per dare la caccia ad altri missili, a jet supersonici. È un predatore apicale. Cerca l'alta energia, cerca il calore estremo, cerca la velocità. Ma cosa succede quando il predatore incontra una preda che non ha nessuna di queste cose? Ed ecco la sua nemesi, il drone a basso costo. Nessun titanio, nessun radar attivo, solo fibra di vetro, resina e legno compensato. Al suo interno batte un motore a pistoni a 2 tempi. Esattamente la stessa tecnologia che trovi nel tagliaerba del tuo giardino o in un vecchio motorino. Ha un'elica di legno nella parte posteriore e un serbatoio pieno di normale benzina. È così primitivo che sembra uno scherzo. Eppure, questa estrema semplicità nasconde un vantaggio fisico devastante. Un vantaggio che disorienta i computer da milioni di dollari. Il primo problema è cinetico. Il missile intercettore viaggia a Mach 5. Significa oltre 1,5 km al secondo. Il drone viaggia a 180 km all'ora. È fermo, in termini militari. Prova a immaginare di guidare una fuoriserie in autostrada a 300 all'ora e cercare di colpire con uno spillo una mosca che vola lentamente sul ciglio della strada. Il sistema di guida del missile deve compensare una differenza di velocità enorme. Se il missile corregge la rotta 1 millisecondo in ritardo, manca il bersaglio di decine di metri. E qui entra in gioco l'economia, che in fondo è solo un'altra forma di fisica applicata. Se il missile manca il bersaglio, hai appena vaporizzato 4 milioni di dollari nel cielo. Se lo colpisce, hai speso 4 milioni per distruggere un oggetto che ne vale 20.000. È un'equazione insostenibile. Ma la vera domanda è un'altra. Com'è possibile che un sistema radar in grado di vedere una pallina da golf a 100 km di distanza faccia così fatica a vedere un drone largo 3 metri? La risposta si nasconde nel modo in cui la luce invisibile rimbalza sulla materia. Fermati un attimo. Pensa a come funziona un radar. Emette un'onda di energia elettromagnetica e aspetta che rimbalzi su qualcosa di metallico per tornare indietro. Si chiama radar cross section o sezione radar equivalente, SRE. Un bombardiere strategico degli anni 60 riflette così tanta energia che per un radar appare grande come un intero campo da tennis. Un moderno jet da caccia invisibile è progettato con angoli pazzeschi e vernici speciali per assorbire le onde, apparendo grande quanto una pallina da golf. Ma il nostro drone economico non usa nessuna di queste tecnologie. Il drone è invisibile quasi per caso. È fatto di fibra di vetro, resina eposeidica e legno. Per un'onda radar, questi materiali sono praticamente trasparenti. L'onda li attraversa come la luce attraversa il vetro di una finestra. L'unica cosa che riflette il radar è il piccolo motore metallico e i cavi elettrici. Il risultato? Per un radar militare da miliardi di dollari, quel drone letale appare sullo schermo con le dimensioni di un piccolo uccello. Un
un piccione. E qui inizia l'incubo dei filtri software. C'è una legge della fisica chiamata equazione del radar. Dice che la potenza del segnale che torna indietro diminuisce con la quarta potenza della distanza. 1 su r alla quarta. È una legge spietata. Immagina di camminare in un bosco con una torcia. Se un oggetto è 2 volte più lontano, non lo vedi 2 volte meno luminoso, ma 16 volte meno luminoso. A causa di questa legge, se dimezzi la firma radar di un oggetto, non dimezzi la distanza a cui lo scopri, la riduci solo del 16%. Per nascondersi, un oggetto deve avere una firma microscopica. Ma c'è un problema ancora più grande: il suolo. I droni volano bassi, a 50 o 100 metri da terra. Il radar guarda verso il basso e vede alberi, colline, automobili, stormi di uccelli veri. Come fa il computer a distinguere il drone da un furgone che viaggia in autostrada? Usa l'effetto Doppler per misurare la velocità. Se voli a 1000 all'ora, sei una minaccia, ma il drone vola a 180 all'ora. I filtri software del radar lo guardano, vedono che è piccolo e lento e lo cancellano dallo schermo, credendo sia rumore di fondo. Il risultato è un'arma che attraversa il cielo come un fantasma. I radar più potenti del pianeta sanno che c'è qualcosa là fuori, ma non riescono a metterlo a fuoco in modo stabile per guidare un missile. Il segnale appare e scompare. È un errore di arrotondamento nel codice di difesa. E quando finalmente il radar riesce a inquadrarlo, il drone è già troppo vicino. Ma se non puoi usare il radar per guidare il missile, ti resta solo un'altra opzione. Devi cercare il calore. E qui il paradosso diventa ancora più estremo. I missili moderni hanno un occhio sulla punta, un sensore a infrarossi raffreddato ad argon che non vede la luce, ma percepisce il calore. Per questo sensore, il cielo notturno è una tela nera e fredda. Quando un jet da caccia accende i motori, sputa dal retrogas di scarico a una temperatura compresa tra i 500 e i 700 gradi Celsius, senza post-bruciatore. Per il sensore del missile, quel jet è un faro abbagliante nella notte oscura, impossibile da mancare. Ma il nostro drone non ha una turbina a reazione. Ha un motore a scoppio con un tubo di scappamento minuscolo. La temperatura dei suoi gas di scarico raggiunge a malapena i 250 gradi. Ora, potresti pensare, 250 gradi sono comunque più caldi dell'aria circostante. Il missile dovrebbe vederlo, giusto? Sbagliato. C'è un'altra legge fisica implacabile che difende il drone. La legge di Stefan Boltzmann. Questa legge stabilisce che l'energia termica irradiata da un corpo non cresce in modo lineare, ma con la quarta potenza della sua temperatura assoluta. Cosa significa questo nella realtà? Significa che se raddoppi la temperatura di un oggetto, la sua firma a infrarossi non raddoppia. Diventa 16 volte più grande. Se la triplichi, diventa 81 volte più grande. Un jet a 1000 gradi emette circa 35 volte più radiazione infrarossa di un drone a 250 gradi. Per il sofisticato occhio del missile, abituato a cercare soli artificiali nel cielo, il motore del drone è poco più di una tazza di tè tiepida nell'oscurità. E i progettisti del drone hanno aggiunto un altro trucco geniale. Hanno posizionato il motore e il tubo di scappamento nella parte posteriore, spingendo l'elica. Si chiama configurazione pusher. Questo significa che mentre il drone avanza, la grande elica di legno ruota freneticamente, proprio dietro lo scarico caldo, mescolando i gas a 250 gradi con l'aria fredda dell'atmosfera circostante. Quando il gas esce dalla scia del drone, è già stato raffreddato e disperso. La traccia termica viene letteralmente frullata e cancellata dall'elica. È per questo
che i droni non hanno bisogno di lanciare flare luminosi per difendersi dai missili termici. Non hanno bisogno di schivare o fare manovre evasive. La loro unica e assoluta difesa è non generare abbastanza energia per farsi notare dalle leggi della termodinamica. Viaggiano avvolti in un mantello di inefficienza. E mentre i radar falliscono e i sensori termici sono ciechi, l'oggetto da $20.000 continua inesorabile il suo volo rettilineo verso il bersaglio. Ma allora, come si ferma questa minaccia? Fino a oggi abbiamo cercato di fermare questi droni lanciandogli contro altra materia. Pezzi di metallo esplosivo spinti da propellenti chimici. Ma abbiamo visto che l'equazione economica ci condanna. Se il nemico lancia 100 droni da $20.000, spende 2 milioni. Se tu lanci 100 missili Patriot per fermarli, spendi 400 milioni. Stai perdendo la guerra anche se intercetti ogni singolo bersaglio. Stai dissanguando il tuo sistema economico. Per battere un'arma basata sull'estrema efficienza economica, devi trovare un'arma il cui costo per colpo rasenti lo zero. La risposta non è nella chimica, è nell'elettromagnetismo puro. I sistemi d'arma a energia diretta. Il laser ad alta energia. Invece di lanciare un missile solido, lanci un fascio concentrato di fotoni. Un laser da 50 kW non ha massa. Viaggia alla velocità della luce, circa 300.000 km al secondo. Contro un laser, un drone a 180 all'ora è letteralmente fermo. Non c'è calcolo di anticipo, non c'è correzione di traiettoria. Miri, premi il grilletto e in un istante l'energia colpisce il bersaglio. Quando i fotoni del laser colpiscono l'ala in fibra di vetro del drone, l'energia luminosa si converte istantaneamente in energia termica. Concentrare 50 kW su un'area grande quanto una moneta significa portare quel punto a migliaia di gradi in frazioni di secondo. La resina non brucia, vaporizza. Il flusso d'aria laminare che teneva in volo il drone entra nella cavità creata dal laser, strappando l'ala dall'interno. Il drone perde portanza aerodinamica e precipita. Il tutto in meno di 3 secondi. Ma il vero miracolo è il costo. Quanto costa sparare un raggio laser per 3 secondi? Costa solo il carburante necessario per alimentare il generatore elettrico collegato al sistema. Parliamo di circa $10 a colpo. $10 contro un drone da 20.000. Abbiamo ribaltato l'equazione. Ora è l'attaccante a perdere economicamente. Finché hai gasolio nel generatore, hai munizioni infinite. Nessun magazzino da ricaricare, nessuna catena di approvvigionamento di missili complessi. Solo energia grezza, trasformata in geometria di distruzione. Ma la fisica chiede sempre un pedaggio. Il limite del laser è l'aria stessa. L'atmosfera terrestre non è vuota. È piena di molecole d'acqua, polvere, nebbia. Quando il raggio laser attraversa nuvole o pioggia, i fotoni sbattono contro l'acqua e si disperdono. Si chiama scattering termico. Il raggio perde potenza, si allarga, sfoca, finché non diventa innocuo. In una giornata di tempesta, l'arma perfetta da $10 diventa inutile e il tagliaerba volante riprende il suo dominio incontrastato sul cielo. Per aggirare il limite del meteo, gli ingegneri stanno guardando oltre lo spettro visibile, verso le microonde ad alta potenza. Immagina un'antenna che non spara un raggio sottile, ma un muro invisibile di energia elettromagnetica. Quando questo muro investe il drone, non lo brucia fisicamente, induce correnti elettriche violentissime nei circuiti non schermati del sistema di navigazione. I delicati chip da pochi dollari si fondono all'istante. Il drone è fisicamente intatto, il motore funziona ancora, ma il cervello è morto. Cade dal cielo come un sasso cieco. È affascinante, non trovi?
Abbiamo speso gli ultimi 60 anni a costruire macchine sempre più veloci, sempre più complesse, sempre più calde. Abbiamo spinto l'ingegneria aerospaziale oltre i limiti del titanio e del plasma. E poi, all'improvviso, un pezzo di fibra di vetro con il motore di uno scooter ha mandato in crisi l'intero sistema. Ci ha ricordato che in natura, spesso, non sopravvive il più forte o il più complesso, ma quello che consuma meno energia per fare il suo lavoro. Il paradosso del drone da $20.000 è una lezione di umiltà. Le leggi di Maxwell per l'elettromagnetismo e le leggi di Boltzmann per la termodinamica non guardano il cartellino del prezzo. Non importa quanti miliardi di dollari di ricerca hai investito in un missile. Se il bersaglio è troppo freddo per brillare all'infrarosso e troppo invisibile per rimbalzare le onde radar, la natura, semplicemente, ti impedirà di vederlo. Non puoi corrompere la fisica. La guerra del futuro non si vincerà con l'arma più grande, ma con quella che obbedisce meglio alle regole invisibili dell'universo. Perché alla fine tutto si riduce a energia, onde e materia. E chi capisce meglio come manipolare questi tre elementi domina il cielo. Io sono Renderium e questa era la fisica dell'invisibilità. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. Il prossimo viaggio ti aspetta.